Ciao amici, benvenuti o bentornati su questo canale. Oggi parliamo di un home computer veramente particolare. Stiamo parlando del Texas Instruments TI-99-4A. Quindi mettetevi seduti comodi, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ci vediamo subito dopo la sigla. Rieccoci amici, possiamo osservare come si presenta esternamente la confezione del nostro home computer della Texas Instruments T99-4A e notiamo subito che c'è un danno della scatola su un angolo, ma trattandosi di un oggetto di più di 40 anni non possiamo che accontentarci. Quindi andiamo ad aprire la scatola e vediamo cosa troviamo all'interno. Quindi apriamo la confezione e vediamo cosa contiene. Andiamo ad aprire, ecco qua. Allora, ho tolto un po' di polistirolo, un po' di imbottiture varie. Ecco il nostro computer. Andremo a togliere dalla busta. Poi mettiamo i due joystick con un connettore in comune. Poi, questo qua invece contiene un alimentatore forma tipo a scarpone, un po' simile a quello del Commodore 64 però nero. E questo invece è il modulatore per collegarlo al televisore. Dopodiché abbiamo tutta un'altra serie di cavi. Questi sono i cavi per collegare il computer all'unità cassette. Andiamo adesso ad aprire il computer e vederlo da più vicino. Ed eccolo il nostro home computer della Texas Instruments T99-4A che a dir la verità ebbe uno scarso successo di vendite nonostante sulla carta promettesse molto bene con il suo processore a 16 bit. Il barra 4A rappresenta una versione migliorata del suo predecessore, il T99-4, ma procediamo per ordine e ripercorriamo la storia di questo computer. Dopo il grande successo nel mondo delle calcolatrici, la Texas Instruments presenta nel giugno del 1979 il suo primo home computer T99-4 e nel novembre dello stesso anno viene messo in vendita ad un prezzo di partenza di circa $1.150, comprensivo però di un monitor a 13 pollici. L'abbinamento con il monitor fu una scelta obbligata poiché il modulatore per collegarlo al televisore non ottenne le autorizzazioni necessarie fino al gennaio 1980, poiché emetteva troppe interferenze radio. Esternamente il T99-4 è stato realizzato in plastica nera e rivestito sulla parte superiore con una piastra in alluminio che lo rendeva esteticamente molto gradevole. La tastiera era costituita da piccoli tasti in plastica nera, tranne per i due tasti Enter e Shift invece di colore arancione. Piccola curiosità, in rete si trovano immagini con versioni riportanti un cursore per la regolazione del volume al posto dell'etichetta in basso a destra. La versione potenziata T99-4A venne commercializzata a partire da giugno del 1981 e come testimonial fu scelto l'attore Bill Cosby, allora famoso per la serie televisiva La famiglia Robinson. Looking for a powerful home computer? This is the one. Texas Instruments home computer. With 16K memory, it can take you a long way.
Want a computer with a lot of software? Oh, yeah, this is the one. The TI Home Computer gives you more of these software cartridges than any computer in the world. The whole world. So, with all the power you have here to run all the power here, this is the one. The Home Computer from Texas Instruments. This is the one. Il T99 supporta la scrittura in minuscolo a differenza di altri home computer dell'epoca ed è basato su una CPU TMS 9900 a 16 bit con clock a 3 MHz. La grafica è di 16 colori con una risoluzione video di 256x192 pixel. La memoria RAM è di 16 KB, espandibile al massimo a 52 KB. Il computer è costruito intorno ad un unico blocco che racchiude al suo interno la CPU, la scheda madre e lo slot a cartucce, ma disponeva di tutta una serie di optional disponibili attraverso delle espansioni esterne. Nella prima versione tali componenti potevano essere molto scomodi a causa del montaggio a cascata che poteva occupare moltissimo spazio. Per ovviare a questo problema, successivamente fu presentato un box di espansione molto più compatto. Un'espansione davvero particolare è quella del sintetizzatore vocale, che permetteva a giochi e software di avere una sintesi vocale. Tale strumento fu utilizzato da Texas Instruments anche per altri dispositivi come il famoso Speak Spell, in Italia conosciuto come grillo parlante, di cui vediamo adesso una pubblicità. Clem, una grande novità, Clementoni! Io sono il grillo parlante, il baby computer che parla, scrive, gioca, insegna. Scrivi acqua. A, Q, U, A. Non ricevo, riprova e controlla. A, C, Q, U, A. Esatto. Evviva! Il grillo parlante. 5 giochi in uno per imparare. Un prodotto Texas Instruments. Distribuito da Clementoni. Clem. Ma andiamo ad osservare da più vicino tutti i dettagli del T99 4A in mio possesso. Lo collegheremo ai vari cavi per il collegamento alla rete elettrica e al televisore e poi ne testeremo il funzionamento attraverso una cartuccia gioco. Qui notiamo la tastiera e lo slot per il caricamento delle cartucce gioco software. Sul lato destro c'è la serrandina per accedere allo slot di espansione per collegare i vari dispositivi esterni a cascata oppure il box compatto. Sul lato posteriore in ordine troviamo il collegamento al registratore a cassette, il collegamento alla rete elettrica e infine la porta per il collegamento al video. Sul lato sinistro notiamo la porta per il collegamento per i controller a distanza, ovvero i joystick. Qui invece notiamo il particolare del connettore dell'alimentatore che andremo adesso ad inserire nell'apposito alloggiamento posto nel lato posteriore della macchina. Vediamo nel dettaglio il modulatore per il collegamento al televisore con il dettaglio del connettore che andrà inserito anch'esso nell'apposita porta posta nel lato posteriore della macchina. Per il collegamento all'antenna del televisore ci serviremo di questo adattatore maschio-maschio che era disponibile con il cavo antenna del televisore stesso. Andiamo adesso a collegare i due joystick attraverso il connettore comune che va inserito nell'apposita porta posta al lato sinistro della macchina. Accendiamo il televisore. Il pulsante di accensione della macchina è posto sul frontale ed è a scorrimento, si accende scorrendo verso destra. Vediamo che si accende il LED e vediamo comparire la schermata di avvio del nostro computer. Premiamo un tasto qualsiasi per andare avanti. La macchina ci chiede di premere 1 per il T-Basic. Così facciamo, accediamo così al T-Basic. Da qui possiamo digitare i vari comandi.
Andiamo adesso invece ad inserire un gioco in cartuccia e per questo abbiamo scelto il gioco T-Invaders, che è un clone del famosissimo Invaders. Andiamo quindi a spingere la cartuccia nell'apposito alloggiamento. Per fare questo però dobbiamo ricordarci di spegnere la macchina, altrimenti potremo danneggiare la cartuccia. Quindi accendiamo la macchina di nuovo. A questo punto ricompare la schermata che ci chiede di premere un tasto qualsiasi per andare avanti. Premiamo barra spaziatrice. A questo punto ci chiede 1 per andare in T-Basic, 2 per andare al gioco in cartuccia. Premiamo il tasto 2 e accediamo al gioco. Quindi scegliamo la modalità 1 di gioco e andiamo a divertirci un pochettino con questo gioco sparatutto. In questo momento stiamo utilizzando il joystick per giocare, ma è possibile comunque utilizzare anche i comandi da tastiera. A proposito della tastiera, una cosa che non abbiamo detto è che non esiste il tasto delete, ma per avere questo comando ed altri comandi bisogna premere una combinazione di tasti, ovvero il tasto shift oppure il tasto funzione e poi il tasto corrispondente al comando che vogliamo dare. Infatti nella confezione del computer veniva posto anche una etichetta da attaccare nella parte superiore della tastiera e indicava la combinazione di tasti da premere. Per questo video è tutto amici, spero che vi sia piaciuto e vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale e vi aspetto numerosi al prossimo video. Ciao!